Hai mai provato quella sensazione di farfalle nello stomaco quando incontri qualcuno di speciale? Forse ti sei chiesta, come faccio a suscitare il suo interesse e, cosa ancora più importante, a mantenere viva questa connessione in modo genuino? Se ti sei mai posta questa domanda, non sei sola. Oggi esploreremo qualcosa che va ben oltre l'aspetto o le frasi fatte. Parleremo di connessione reale, compatibilità emotiva e di come la tua autostima possa essere la chiave per conquistare e nutrire una relazione sana e felice. Ma prima di tutto, pensaci, quante volte ti sei concentrata di più nel compiacere l'altro che nel capire cosa desideri veramente? Questa riflessione potrebbe cambiare tutto. Benvenuta su Emozioni e Connessioni, dove ci immergiamo nelle complessità dell'amore e sveliamo i segreti per costruire legami emotivi profondi. Sei pronta a scoprire come trasformare il tuo approccio all'amore e creare una connessione che conta davvero? Ti sei mai chiesta cosa fa davvero innamorare qualcuno? Non parlo di un semplice "mi piaci", ma di quella sensazione profonda che crea una connessione unica. La risposta, spesso, si trova in qualcosa di semplice quanto potente: capire cosa lui apprezza davvero. Ora immagina questo: sei ad un appuntamento o in una conversazione casuale, e lui menziona qualcosa che lo ispira, qualcosa che lo fa brillare. Lo noti? O sei così concentrata a impressionarlo che quel dettaglio ti sfugge? La verità è che ogni persona porta dentro di sé un mondo unico o valori, sogni, paure. Scoprire cosa è importante per lui non riguarda solo chiedere, ma osservare. Quali storie racconta con più entusiasmo? Cosa menziona sempre? Quando presti attenzione a questi segnali, succede qualcosa di magico. Lui sente di essere compreso, che le sue passioni e i suoi valori non sono solo ascoltati, ma apprezzati. E questo crea una connessione che va oltre le parole. Ma attenzione! Non si tratta di indovinare o adattarsi per piacere. Si tratta di creare uno spazio in cui lui si senta visto. Perché alla fine, tutti vogliono sentirsi importanti, giusto? Ora dimmi, sei riuscita a vedere cosa fa battere il cuore di qualcuno? O è forse il momento di guardare più da vicino? E sai qual è la cosa più interessante? Quando capisci cosa lui apprezza, non solo rafforzi la connessione, ma diventi parte di quel mondo unico che tanto gli sta a cuore. Forse è appassionato di avventure all'aria aperta, o forse apprezza momenti tranquilli di riflessione. Quando riconosci e rispetti questo, anche se non condividi esattamente gli stessi interessi, mostri qualcosa di raro, una vera empatia. È come dire, senza parole, ti vedo. Ti capisco. E questo è un messaggio che rimane, molto più di qualsiasi gesto superficiale. Hai mai notato come una persona sicura di sé illumina qualsiasi posto entri? Non importa cosa indossa o com'è il suo capelli, è qualcosa nel suo modo di camminare, nel suo sguardo deciso, nell'energia che emana. Ecco il segreto: questa luce viene da dentro. Prima di cercare di conquistare qualcuno, chiediti: com'è il mio rapporto con me stessa? Perché la verità è che il modo in cui ti vedi determina ciò che attiri. Quando ti senti a tuo agio nella tua pelle, succede qualcosa di incredibile, le persone intorno a te cominciano a notarlo. Ora, pensaci, quando è stata l'ultima volta che hai dedicato del tempo solo a te stessa? Per prenderti cura di te, per respirare profondamente, per riconoscere quanto sei arrivata lontano. L'autostima non nasce dal nulla, è costruita con piccoli passi quotidiani, come scegliere di credere nelle tue capacità, anche nei giorni difficili. E la fiducia in te stessa? È una fiamma che puoi accendere. Prova a meditare per silenziare i dubbi, muovere il corpo per sentire la tua forza, o imparare qualcosa di nuovo per ricordarti che stai sempre crescendo. Queste pratiche non riguardano solo il miglioramento, ma il riscoprire quanto sei già incredibile. Quindi, ecco una domanda: sei pronta a guardarti allo specchio e innamorarti della donna che vedi? Perché, credimi, questa passione per te stessa è ciò che illuminerà qualsiasi spazio e attirerà persone che riconoscono il tuo splendore. E sai qual è la cosa ancora più affascinante? Quando rafforzi la tua autostima, non solo ti senti più sicura,
ma smetti anche di cercare convalidazioni esterne a tutti i costi. Questo cambia tutto. La tua energia passa da devo essere scelta a io scelgo. E questa trasformazione è magnetica. Le persone sicure di sé non si preoccupano di adattarsi, perché sanno che la loro unicità è ciò che le rende speciali. E indovina un po'. Quando ci credi, anche il mondo intorno a te comincia a crederci. Ti sei mai fermata a pensare a cosa ti rende davvero unica? Non parlo solo del tuo sorriso o di come ti sistemi i capelli, ma delle tue passioni, dei tuoi sogni e anche delle peculiarità che solo tu possiedi. Questo è ciò che davvero incanta, la tua essenza, la tua autenticità. Ma arriva la domanda: quante volte hai cercato di nascondere parti di te stessa per compiacere qualcun altro? Forse hai cambiato idea, fatto finta di amare qualcosa che in realtà non ti piaceva o taciuto la tua voce. E sai cosa succede quando fai così? Spegni la tua luce. Gli uomini, quelli che ne valgono la pena, non cercano coppie o persone plasmate per adattarsi ai loro gusti. Si innamorano della donna che ha la sua storia, che sa cosa vuole e che non ha paura di mostrare la sua individualità. È quella donna che ama un hobby inaspettato, che parla con passione di ciò in cui crede, che ha il coraggio di essere se stessa, anche se questo sfida le aspettative. Ora, dimmi, cosa ti fa vibrare? Che sia cantare sotto la doccia, dipingere tele astratte o imparare una nuova lingua, sono queste le cose che ti rendono indimenticabile. Quando abbracci la tua autenticità, crei qualcosa di raro, un magnetismo naturale che attrae le persone per quello che sei veramente, non per quello che cerchi di essere. E la verità è che, quando mostri la tua vera essenza, accade il tipo giusto di connessione. Perché chi si interessa a te quando sei intera e autentica è chi merita davvero di stare al tuo fianco. Quindi, cosa stai aspettando per essere la donna incredibile che esiste già dentro di te? E sai qual è la cosa più potente? Quando sei autentica, trasmetti un messaggio chiaro: sono sufficiente così come sono. Non c'è bisogno di maschere, di interpretazioni o di compiacere a tutti i costi. La tua individualità diventa un faro, e le persone giuste, quelle che apprezzano profondità e verità, sono naturalmente attratte da essa. L'autenticità non è solo liberatoria, è trasformativa. Filtra ciò che non serve e attira ciò che conta davvero, creando connessioni genuine che hanno la forza di durare. Se ti sta piacendo il contenuto fin qui, approfitta per iscriverti al canale di Emozioni e Connessioni e attivare la campanella. In questo modo, non perderai nessun video su come creare connessioni vere e trasformare le tue relazioni. Esploriamo insieme cosa fa davvero la differenza nell'amore e nella vita emotiva. Iscriviti ora e resta aggiornato su tutto. Hai mai pensato a cosa rende veramente una relazione indimenticabile? Non sono solo le parole scambiate o i gesti quotidiani, ma i momenti che lasciano un segno, quegli istanti che ricorderete tra anni, ridendo o sospirando per la nostalgia. Ora, immagina questo, un viaggio a sorpresa in un posto che nessuno dei due conosce, dove ogni angolo è una nuova scoperta. Oppure una serata semplice a casa, ma trasformata in qualcosa di speciale, voi due che cucinate insieme, ridendo dei piccoli disastri in cucina, creando un piatto che sarà ricordato molto di più per l'affetto che per il gusto. Momenti come questi non accadono per caso, sono pianificati con intenzione e creati con il cuore. Quando suggerisci qualcosa di nuovo, diverso, rompi la routine e crei uno spazio in cui entrambi possiate connettervi davvero, è come accendere una scintilla. Queste esperienze non solo rafforzano i legami, ma creano anche un baulino di ricordi condivisi, un tesoro che sarà sempre lì per unire voi, anche nei giorni più difficili. Quindi, ecco la domanda: qual è il prossimo momento indimenticabile che creerete insieme? Può essere qualcosa di grande, come un'avventura inaspettata, o piccolo, come una passeggiata al tramonto con conversazioni profonde. L'importante non è ciò che fate, ma il significato che ci mettete. Perché, alla fine, sono questi momenti che raccontano la storia del vostro amore. E ciò che rende questi momenti ancora più potenti è che diventano parte della vostra storia. Ogni viaggio, ogni risata, ogni sguardo scambiato in silenzio, racconta un capitolo unico.
E, a differenza di qualsiasi regalo materiale, questi ricordi non si consumano con il tempo, diventano più preziosi. Ricordi quella sera in cui avete cucinato insieme e, per caso, il dessert è diventato un disastro? Forse, a prima vista, è stato solo un errore nella ricetta, ma, con il tempo, diventa una storia che porta sorrisi spontanei. Ogni piccola avventura, che sia nel mezzo di una città sconosciuta o nella semplicità di un pomeriggio a casa, crea un legame invisibile e profondo tra voi, qualcosa che non può essere facilmente spezzato. Perché, alla fine, sono questi ricordi che fanno crescere l'amore, renderlo più forte e più solido. Hai notato come le conversazioni migliori sono quelle in cui entrambi vi sentite completamente a vostro agio, senza paura di mostrare chi siete veramente? La comunicazione emotiva profonda è uno dei pilastri di ogni relazione sana. Non si tratta di cosa dite, ma di come lo dite. Non sono le parole vuote o i sto bene automatici, ma piuttosto gli scambi onesti e aperti, in cui si condividono paure, sogni e anche le fragilità. Ma come raggiungere questo livello di connessione? Fare le domande giuste è il primo passo. Non si tratta solo di chiedere cosa è successo al lavoro o come è andata la giornata, ma cosa ti ha reso più felice oggi, o qual è la tua più grande paura per il futuro. Sono domande semplici, ma che aprono la porta a conversazioni che contano davvero. E quando ascolti con il cuore, senza fretta di rispondere o trarre conclusioni, non solo capisci l'altro, ma ti avvicini in modo genuino e intimo. La comunicazione profonda va anche oltre il dialogo. È ascoltare con empatia, notare quando la persona non dice qualcosa, ma il suo silenzio trasmette tanto quanto le sue parole. Questo crea uno spazio in cui entrambi si sentono sicuri nel condividere le proprie vulnerabilità senza giudizio. E hai mai immaginato il potere che ha tutto ciò in una relazione? Quando sei in grado di esprimerti liberamente ed essere ascoltato davvero, la connessione che si crea è imbattibile, perché è costruita sulla fiducia e sulla comprensione reciproca. E la cosa più incredibile di una comunicazione emotiva profonda è che crea una rete di supporto emotivo. Quando condividi le tue insicurezze, lui non sta più solo ascoltando, sta diventando parte del tuo processo di guarigione e crescita. E, lo stesso vale anche per lui. Quando si apre, hai la possibilità di essere la persona che offre comprensione, affetto e forza. Questo continuo scambio di vulnerabilità rafforza il legame e permette a ciascuno di crescere individualmente, mentre costruite qualcosa di più forte insieme. Alla fine, nessuno è perfetto, ma è proprio in questo che risiede la bellezza della connessione, essere disposti a camminare al fianco dell'altro, con empatia, ascoltando più che parlando, comprendendo più che giudicando. E questo, da solo, crea uno spazio in cui l'amore e la fiducia possono fiorire in un modo unico e trasformante. Hai mai pensato a come spesso le conversazioni più profonde accadano quando ti importa davvero di ciò che l'altra persona ha da dire? Dimostrare interesse per la sua vita è più che fare domande casuali. È mostrare che stai prestando attenzione a ciò che davvero conta per lui. Quali sono i suoi sogni più grandi? Cosa sente che gli manca per raggiungere ciò che desidera? Quali sono le sfide che affronta? Queste domande non solo aprono porte a conversazioni più ricche, ma mostrano che ti importa di ciò che lo rende chi è, non solo di ciò che può offrire in una relazione. Immergendoti nei suoi obiettivi e nelle sue difficoltà, non stai solo condividendo momenti. Ti stai connettendo con la sua essenza, con ciò che veramente lo motiva. Immagina quanto sia potente quando lui sente che comprendi i suoi sogni, quando ti interessa delle piccole vittorie e anche delle difficoltà che affronta. Questo crea una vicinanza unica. Partecipare alle conversazioni sulle sue passioni va oltre il semplice essere un'ascoltatrice. È creare uno spazio dove si sente valorizzato, dove le cose che ama sono riconosciute, e anche quelle che lo sfidano, sei disposta a comprendere e sostenere. Questo scambio di interessi e sentimenti crea rispetto reciproco e ammirazione, perché sa che non è solo un passatempo nella tua vita. È qualcuno che rispetti, a cui dedichi tempo ed energia per capire. E, quando qualcuno percepisce che sei davvero al suo fianco, sostenendo le sue ambizioni e comprendendo le sue battaglie,
la connessione diventa incommensurabile. Certo, quando dimostri un interesse genuino per la sua vita, non si tratta solo di fare domande per fare. Si tratta di ascoltare con il cuore, essere presenti nel momento e assorbire le sue risposte. Facendo così, crei un ambiente di fiducia, dove lui sa che può essere vulnerabile, condividere le sue maggiori insicurezze e i suoi sogni più grandi senza paura di essere giudicato. E questa sensazione di accettazione è fondamentale per rafforzare qualsiasi relazione. Non si tratta di essere perfetti, ma di essere disposti a camminare al suo fianco, sostenendolo nei momenti alti e bassi. Inoltre, entrando nelle conversazioni sulle sue passioni, mostri che valorizzi ciò che è nel suo complesso. Questo va oltre il semplice attrattivo fisico o le aspettative di una relazione. Quando ti importa davvero di ciò che lo muove, costruisci una connessione che va ben oltre la superficie. Diventate partner, non solo amanti. Un legame basato su ammirazione e rispetto reciproco, dove entrambi possono sentirsi liberi di essere chi sono veramente, senza maschere, senza pressioni. Dopotutto, il vero amore fiorisce quando c'è interesse genuino, comprensione reciproca e supporto costante. Hai mai pensato a come la magia dell'inizio di una relazione sembra svanire col tempo? Quei primi momenti di scoperta, i piccoli gesti di affetto. Come fare per mantenere viva questa fiamma, anche dopo un po' di tempo insieme? La risposta sta nell'energia della conquista. Mantenere questa energia viva non è uno sforzo extra, è trasformare la quotidianità in una nuova avventura. Quando è stata l'ultima volta che hai sorpreso il tuo partner con qualcosa di inaspettato? Non deve essere un grande gesto, ma quei piccoli dettagli fanno tutta la differenza. Potrebbe essere un messaggio affettuoso a metà giornata, un gesto di tenerezza senza motivo, o anche una cena semplice ma con tanto significato. Questi gesti creano un ambiente di reciprocità, dove entrambi si sentono desiderati, rispettati e valorizzati. Ma fai attenzione, la routine può essere insidiosa. È così facile cadere nella sua trappola, vero? Ma la chiave per mantenere viva la fiamma è rimanere sempre aperti a esplorare cose nuove insieme. Può essere una nuova attività, un hobby, o anche un viaggio nel fine settimana. Qualcosa che vi faccia uscire dalla zona di comfort e vi faccia riscoprire, come se fosse l'inizio. Perché, alla fine, la conquista non è qualcosa che finisce, evoluisce e si reinventa ad ogni passo. Mantenere viva l'energia della conquista implica anche l'equilibrio tra stabilità e novità. È naturale che, col tempo, la routine porti una sensazione di sicurezza, ma può anche diventare un terreno fertile per la noia. Ecco che entrano in gioco le sorprese, i piccoli momenti che vi tirano fuori dalla prevedibilità. Che ne diresti di pianificare qualcosa di spontaneo, anche nei giorni più comuni? A volte, una semplice passeggiata in un posto mai visitato può trasformarsi in un ricordo indimenticabile. La cosa più importante è mantenere vivo l'entusiasmo e la curiosità. Non importa quanti anni passino, se continuate ad esplorare nuove modalità di connessione, non correrete il rischio di perdervi nel tempo. Dopotutto, le relazioni felici non si costruiscono solo nel comfort della vita quotidiana, ma anche nei momenti in cui vi sfidate a crescere, a conoscervi più profondamente e, soprattutto, a non lasciare che la routine spenga il brillio della passione. Perché non iniziare oggi stesso a creare questi momenti di conquista? La risposta potrebbe essere più semplice di quanto sembri: non smettere mai di investire nella relazione. Hai mai pensato a cosa significa veramente avere una relazione sana? Non si tratta solo di amore, affetto o complicità. È anche questione di equilibrio. Quando stabilisci dei confini, in realtà stai dicendo al mondo, e a te stessa, che i tuoi sentimenti e le tue necessità contano. Non si tratta di essere egoista, ma di preservare il rispetto per te stessa. Allora, quando è stata l'ultima volta che hai davvero detto no a qualcosa che non rispettava i tuoi valori o limiti? La verità è che, spesso, per compiacere l'altro, finiamo per rinunciare a noi stesse, alle nostre necessità più profonde. Ma cosa succede quando lo fai? La risposta è semplice: ti perdi. E, per quanto tu voglia compiacere,
L'unico modo per mantenere una relazione sana è sapere dove finisci tu e dove inizia l'altro. Quando ti metti al primo posto, senza egoismo, ma con amore per te stessa, dimostri all'altro che il tuo rispetto è la base di tutto. Perché, se non rispetti te stessa, come puoi aspettarti che qualcuno lo faccia? Questa pratica dell'amore per se stessa non è un atto isolato. Si riflette in tutte le interazioni che hai, in tutte le scelte che fai. Ogni volta che dici no con fermezza, senza colpa, stai creando lo spazio per dire sì a ciò che conta davvero. E, alla fine, dimostrando rispetto per te stessa, crei uno spazio in cui l'amore è genuino e equilibrato, e non una mera scambio di favori o aspettative. Stabilire dei confini non riguarda solo dire no, ma anche riconoscere e dare priorità alle tue necessità emotive e fisiche. Spesso, in una relazione, ci perdiamo nel desiderio di compiacere o di evitare conflitti, ma il vero amore non richiede sacrifici che danneggiano chi siamo. Al contrario, una relazione sana fiorisce quando entrambi hanno lo spazio per essere davvero se stessi, senza paura che le loro opinioni o desideri vengano ignorati. Sapevi che, quando stabilisci dei limiti, in realtà stai creando uno spazio più sicuro per la relazione per crescere? I limiti non sono barriere, sono ponti per una comunicazione più chiara e profonda. E ricorda, il rispetto reciproco è un riflesso diretto di come rispetti te stessa. Quando inizi a praticare l'amore per te stessa, esso trabocca nella relazione e insegna all'altro a fare lo stesso. Come può qualcuno rispettare i tuoi limiti se tu stessa non li rispetti? Coltivando la tua autostima e stabilendo limiti sani, non solo ti proteggi, ma rafforzi anche il legame, creando uno spazio in cui l'amore è genuino, equilibrato e, soprattutto, reciproco. È un potente promemoria che meriti una relazione che rispetti e valorizzi la tua individualità, proprio come fa con la sua. Conquistare e mantenere l'amore di qualcuno non è un compito unico, né qualcosa che accade da un giorno all'altro. È un processo continuo, un cammino di autoscoperta e connessione profonda, sia con l'altro che con te stessa. Tutto inizia con il valorizzare chi sei. Quando investi nella tua autostima, stabilisci i tuoi limiti e ti permetti di vivere un amore genuino e rispettoso, le porte del vero amore si aprono in modo naturale. E la domanda che rimane è: sei pronta ad applicare queste strategie e trasformare la tua relazione? La vera chiave è ricordare che l'amore inizia dentro di te. Allora, che ne dici di iniziare subito? Che ne diresti di permetterti di esplorare questi concetti nella tua quotidianità e di condividere con noi ciò che ti ha colpito di più? Quali di questi consigli conoscevi già? O forse, quali di essi hai già vissuto? Raccontaci la tua storia nei commenti, perché su Emozioni e Connessioni vogliamo sapere come applichi queste pratiche e cosa hai imparato sul potere di una connessione vera. E, ovviamente, non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere nessun video che ti aiuterà a creare e mantenere relazioni più sane e profonde. Stiamo aspettando la tua storia.